Se non c'eravamo noi, sarebbe stata un'altra Polonia, tabula rasa, perché ricordiamoci che oltre la decima anche gli altri reparti della Repubblica Sociale hanno salvaguardato le industrie. Il porto di Genova è stato salvato dalla decima, la Fiat è stata salvata sia dalla decima sia da altri reparti della Repubblica Sociale. Noi abbiamo, diciamo così, dimezzato o diminuito del 90% la razzia che i tedeschi facevano e si apprestavano a fare ancora di più. Se non c'eravamo noi, i tedeschi avrebbero portato via quello che era, diciamo così, importante per loro, l'avrebbero trasferito, come hanno fatto per diverse cose, l'hanno trasferito in Germania, anche l'industria Compagnia Bella, anche di Prato, per dire, va bene? L'industria tessile, buona parte dei macchinari sono stati trasferiti in Germania, Terni, idem. Conclusione, avrebbero fatto tabula rasa. Hanno dichiarato sempre che rimanevano gli alleati fedeli della Germania e hanno permesso ai tedeschi di venire, di rinforzare le truppe in Italia con la scusa che gli americani, il motivo era valido, che gli americani erano sbarcati in Sicilia e si apprestavano a invadere anche il resto d'Italia. È arrivata una marea di truppe tedesche che poi hanno preso il dominio dell'Italia. Ma venivano come alleati allora, non come invasori. Tanto più, fino all'8 settembre sono stati degli alleati. Dopo l'8 settembre no. Va bene, ecco, ma prima sì. E le truppe che erano in Italia l'8 settembre erano venute prima, non dopo l'8 settembre. Saranno venute anche dopo a altre reparti, io non ne discuto, va bene? Però io ho visto anche dei filmati, Compagnia Bella, dopo il 25 luglio in particolare, le truppe tedesche in Italia sono triplicate al 100%, con il permesso di Badoglio, eccetera, eccetera, insomma, ecco, dello Stato Maggiore italiano, insomma, conclusione. Se non hanno previsto, va bene, non hanno previsto che queste forze che scendevano, a un certo momento sarebbe stato difficile farle sfruttare. Infatti il re è potuto scappare, va bene, a Ortona, eccetera, eccetera. La colonna, i tedeschi non l'hanno minimamente toccata. Ci voleva poco a far tabula rasa lì, bene? Questa colonna di Badoglio, Roatta, Vittorio e tutti i personaggi che hanno contribuito al disonore d'Italia. Per me è un disonore. Vabbè. Infatti, tanto per dire un particolare, gli inglesi in campo di concentramento, quando si parlava dell'Italia e degli italiani, badogliate dicevano. Cioè a dire traditori. E tutt'oggi ne subiamo le conseguenze, perché le forze italiane che contribuiscono alla NATO e compagnia bella sono lasciate molto in disparte. Guardiamo anche in Afghanistan. Sì, sono andate le truppe, ma le tengono a fare polizia e basta. Insomma, truppe da combattimento, compagnia bella, hanno chiamato gli inglesi, hanno chiamato i canadesi, anche i tedeschi, tra parentesi, va bene? Ma noi ci tengono di riserva per fare gli spazzini, diciamo così, ecco. Sicché questo dimostra il concetto che ha, e non hanno torto, perché noi siamo traditori due volte, la prima guerra mondiale e la seconda guerra mondiale, ma la seconda guerra mondiale è stata più tragica di sempre, perché dopo 3 anni di guerra insieme, no, non si può più fare la guerra, non siamo più in condizioni di farla. D'accordo, se non sei più in condizioni di farla, metti giù le armi, ma non le rivoltare contro chi è stato al tuo fianco fino ad ora. La Finlandia chiese la pace, non ce la faceva più, poverina, va bene, con i russi. C'erano le truppe tedesche vennero via dalla Finlandia senza sparare un colpo, nessuno gli ha dato noia e loro non diedero noia ai finlandesi. Che vuol dire allora? Che hanno rispettato, hanno capito che la Finlandia non ce la faceva più e hanno naturalmente abbandonato la Finlandia.
Noi no, va bene, il nostro fronte era più vicino alla Germania. Se si lasciava via libera agli anglo-americani, arrivare a prenderlo era un attimo. E allora la Germania avrebbe avuto il nemico in casa. E allora magari non avrebbero potuto, diciamo così, accettare di lasciare l'Italia. Ma a un certo momento avrebbero anche rispettato i nostri intendimenti. Se noi eravamo esausti, che non potevamo più combattere, ma abbiamo combattuto e poi gli siamo andati contro a quello che era l'alleato di ieri. Dunque quello no, quello è una cosa. La nostra marina, la nostra prestigiosa marina, la prima marina al mondo che è andata a consegnarsi intatta al nemico. Cosa mai è successa? In nessuna marina del mondo. Basta pensare alla Francia di Pétain, quando i tedeschi arrivarono a Tolone, a Marsiglia, si autoaffondarono per non consegnarsi ai tedeschi, che c'era già un trattato di armistizio. Dunque abbiamo dato degli esempi di essere voltagabbana al 100%, insomma, ecco. Non tutti, però sono stati quelli che avevano il bastone di comando in mano e logicamente hanno coinvolto tutti, insomma, ecco. Molti credevano che fosse finita. È stata un'illusione di poche ore però, perché dopo è cominciata peggio di prima, perché gli eccidi, insomma, le rovine, i lutti che ci sono stati molto più dopo l'8 settembre che prima dell'8 settembre, compreso i bombardamenti aerei, che sì, c'erano stati, ma magari al sud, o Milano, Genova, Torino anche, ma dopo sono stati proprio in tutta l'Italia, che ancora era sotto la giurisdizione italiana e tedesca nello stesso tempo. Ecco. Sicché appunto dico, la guerra l'abbiamo sentita, è stata sentita dopo l'8 settembre, non prima. In linea di massima quasi tutta l'Italia, salvo alcune zone come poteva essere Napoli, va bene, che ha avuto tanti bombardamenti anche prima dell'8 settembre, Genova, che ha avuto anche bombardamenti navali, va bene, Torino, Milano, ma non nella misura che invece è accaduto dopo l'8 settembre, ecco. Dopo l'8 settembre è stata la guerra vera e propria, insomma, ecco, in tutti i sensi. La caccia al singolo, quei famosi Pippo che sorvegliavano le strade e si scaricavano le loro mitraglie anche a un povero civile in bicicletta, ecco, una roba del genere. Prima dell'8 settembre questo non avveniva, insomma, ecco. Alcuni sono riusciti, come il comandante Scarelli, per citare, che è stato comandante della divisione 10ª dopo la morte di Carallo, ucciso da partigiani nel Goriziano, no? Lui era al sud, fece tutti i modi possibili per rientrare al nord e riuscì. E ci sono altri che magari non sono riusciti, sono rimasti, diciamo così, intrappolati, va bene, al sud, e anche se i sentimenti erano simili ai nostri, non hanno potuto magari materialmente venire al nord. Parlo di Fecio di Costato, tanto per dire, il famoso sommergibilista, medaglia d'oro, che si uccise per il disonore che la Marina in particolare aveva arrecato a tutta l'Italia, consegnandosi intatta al nemico, a Malta. Lui si uccise, la famosa lettera, c'è una lettera indirizzata alla madre dove spiega i perché di questo suicidio, e che è un atto d'amore per la patria e un atto di accusa contro chi l'ha portata in questo baratro, insomma, ecco. I partigiani che si adombrano del titolo di vincitori, quando chi ha vinto qui in Italia, in Europa, sono state le forze armate anglo-americane, va bene? No, i partigiani non hanno influito per nulla nella situazione della guerra, va bene? Salvo poche migliaia, gli altri sono tutti venuti a cose fatte, sono usciti fuori dalle tane a cose fatte. Di conseguenza non hanno nessun valore, tanto che come belligeranti ci hanno accettato, ma come alleati no, i signori inglesi, americani e compagnia bella. Che dice, è inutile che si appropriano di titoli
che non hanno diritto a avere, insomma, e che non hanno neanche, diciamo così, avuto il merito, insomma, ecco. Sulle rappresaglie, dice, sono orribili, sono tragedie che sono inimmaginabili, però è contemplato anche dalla Convenzione di Ginevra. Loro sono stati accusati di genocidio come le bella, non perché hanno fatto morire 345 persone, quanto sono, perché fino a 300, perché avevano detto che avrebbero ucciso 10 persone per ogni tedesco ucciso, no? Allora, hanno superato questo limite di 5 persone e sono stati condannati per queste 5 persone. Cioè a dire, fino a 330 erano indenni da ogni colpa, perché rispettavano le convenzioni internazionali. Hanno superato questo limite di 5 e sono stati condannati per questi, anche dal tribunale italiano.